La ricetta che facciamo oggi è la ricetta di un dolce natalizio. Questo, vedete, è un piatto decorato con temi del Natale, è vuoto. Molto presto vedrete che lo andiamo a riempire con dei dolcetti che sono veramente molto buoni. Sto parlando delle rosette, anche dette cartellate. Sono dei dolci che sono tipici della Puglia e della Lucania. La ricetta originale prevede due varianti, quella con il vincotto e quella con il miele. Io oggi farò la variante con il miele, semplicemente perché il vincotto è difficilissimo da reperire. La ricetta non è sicuramente delle più semplici, ci vuole una certa manualità e quindi insomma le prime rosette che andrete a fare sicuramente non avranno un bell'aspetto. Quindi mettiamoci all'opera, vi faccio vedere che con un po' di pazienza e soprattutto con buona volontà riusciamo a ottenere delle cartellate praticamente perfette. Per prima cosa dobbiamo far scaldare sul fuoco l'olio con la scorza di mandarino. Quando l'olio è ben caldo spegniamo e facciamo intiepidire. Per l'impasto delle rosette mettiamo la farina in una ciotola, ci aggiungiamo l'olio, un pizzico di sale, un pochino di zucchero, sciogliamo del vino un mezzo cucchiaino di lievito istantaneo per dolci e aggiungiamo questo alla farina. E mescoliamo. Prima col cucchiaio e poi con le mani. All'inizio la pasta è un po' difficile da lavorare perché è poco idratata. E adesso possiamo trasferirci sul piano. La pasta è un po' dura, è un po' difficile da lavorare e prima di mettere alla macchinetta conviene che la appiattiamo con il mattarello. Ed ora possiamo incominciare a tirare la pasta a livello 1. Portiamo adesso il livello della macchinetta a 3 e continuiamo a tirare la sfoglia. Livello della macchinetta a 5. E infine lo mettiamo a 6.
Una volta che tiriamo la nostra sfoglia, le andiamo a dividere in strisce che hanno la larghezza di 3-4 cm. 3 o 4 dipende un poco dal gusto personale. Adesso con questa striscia dobbiamo produrre la rosetta. È un procedimento che sembra complicato, però con un po' di esercizio vi faccio vedere che è semplicissimo. Abbiamo bisogno di una ciotolina con un pochino di acqua perché è importante inumidirsi la punta delle dita per poter sigillare meglio la pasta. Spero di riuscire a far vedere bene come arrotolare le rosette. Bagniamo l'indice, inumidiamo il pollice e andiamo a bagnare leggermente l'estremità della striscia e pinziamo. A distanza di circa 5 cm andiamo a bagnare un poco la pasta e con la mano sinistra che è asciutta facciamo una pinzatura. E ancora un'altra pinzatura. Arrivati a questo punto incominciamo a girare, quindi prendiamo l'estremità e la andiamo a girare. Queste due devono essere unite insieme, quindi bagniamo un pochino il dito e inumidiamo la pasta e sempre con la mano sinistra che è asciutta andiamo a pinzare. Quindi il primo nucleo della rosetta si è formato. Inumidiamo un pochettino e andiamo a sigillare l'estremità. Se il piano si inumidisce con qualche goccina di acqua, assolutamente va asciugata, quindi avete bisogno di un foglio di carta, altrimenti la pasta si inumidisce e questa è una pasta che deve rimanere molto asciutta. Allora, bagniamo il dito e facciamo una pinzatura. Nel frattempo giriamo. Inumidiamo e sigilliamo una parte con l'altra. Intanto che giriamo dobbiamo fare anche attenzione a non far chiudere troppo la rosa, perché è proprio in questi spazi che si va poi a mettere il miele e se lo facciamo troppo chiuso, a parte il fatto che non è molto croccante, ma poi avremo meno miele sopra. Quindi pinziamo, un po' bagniamo e andiamo a pinzare una con l'altra. Quindi inumidiamo e pinziamo. Inumidiamo e sigilliamo. L'ultimo deve essere ben assicurato perché se no quando lo andiamo a friggere si rompe e si apre la rosetta e sicuramente è comunque buona, però non è bella da vedere. Quindi alla fine dobbiamo pinzare e dobbiamo essere sicuri di sigillarlo bene per non farlo aprire. La rosetta è pronta. Sono passate alcune ore e le cartellate si sono asciugate. È importante questo passaggio, l'asciugatura, perché quanto più sono asciutte e prive di acqua, tanto più diventeranno croccanti e leggere. Per andarle a friggere utilizziamo olio di girasole, ne mettiamo una bella quantità, appunto perché in questo modo la frittura sarà molto più leggera. E le friggiamo a poco alla volta.
Sono molto delicate, quindi facciamo molto piano. Le cartellate che abbiamo fritto adesso devono essere cosparse con il miele. Il miele va scaldato, io ci aggiungo anche del succo di mandarino, quindi mettiamo in una pentolina il succo di mandarino, ci aggiungiamo il miele, questo è miele biologico molto buono, e facciamo scaldare. E ora le cartellate le andiamo a mettere nel miele. Abbiamo quasi terminato, adesso secondo me è la parte più divertente. Mettiamo le nostre rosette sul piatto e sopra ci mettiamo la granella di noci, un poco di cioccolato fondente grattato, un pochino di cannella, ce ne vuole veramente pochissima. E mettiamo sopra anche queste altre. E per finire mettiamo ancora un pochino di miele da sopra. Le nostre cartellate, anche dette rosette di Natale, sono pronte.